Oggi ci immergiamo in uno degli episodi forse più drammatici di tutta la Seconda Guerra Mondiale, l'assedio di Leningrado. Parliamo di una prova di resistenza umana che è stata spinta davvero oltre ogni limite immaginabile. Un capitolo della nostra storia che è stato scritto letteralmente col sangue e col ghiaccio. E sentite bene le parole su questa slide. Il Führer ha deciso di cancellare la città di Pietroburgo dalla faccia della terra. Vedete, non si trattava di una semplice strategia militare, no, questa era una vera e propria sentenza di morte. La direttiva dell'alto comando tedesco, che poi è stata registrata agli atti di Norimberga, era inequivocabile e usava persino il vecchio nome della città Pietroburgo, quasi a volerla cancellare anche nel nome. L'obiettivo, diciamolo chiaro e tondo, non era la conquista, era l'annichilimento totale, completo della città e di ogni suo singolo abitante. 872, questo numero è il numero che quantifica l'incubo, 872 giorni. Stiamo parlando di quasi 2 anni e mezzo. Per 872 lunghissimi giorni Leningrado è rimasta imprigionata in un anello di ferro, completamente tagliata fuori dal resto del mondo, condannata di fatto a morire di fame, di freddo e sotto una pioggia costante di bombe. Allora, per capire fino in fondo la portata di una tragedia simile, dobbiamo fare un passo indietro e analizzare la logica spietata che c'è dietro al piano tedesco. Perché vedete, non si trattava affatto di una battaglia convenzionale, era qualcosa di molto, molto più sinistro. Ecco, il concetto chiave è proprio questo, una guerra di annientamento. Che cosa significa? Significa che i documenti ufficiali tedeschi specificavano nero su bianco che nessuna resa sarebbe stata accettata. La fame quindi era l'arma principale e i bombardamenti continui erano il colpo di grazia. E allora la domanda sorge spontanea. Perché? Perché proprio Leningrado? Le ragioni in realtà erano 3. Prima di tutto il suo enorme valore simbolico, era vista come la culla del bolscevismo, il luogo dove cui tutto era partito. Poi c'era la potenza industriale. Leningrado era un gigante con fabbriche militari enormi che da sole rappresentavano il 10% di tutta la produzione sovietica. E infine un motivo puramente strategico, la sua posizione dominava il Mar Baltico. Insomma, per Hitler cancellare Leningrado non era solo una vittoria militare, significava colpire il nemico al cuore, nel suo braccio industriale e nella sua mente strategica. Tutto in un solo colpo. Bene, abbiamo visto il perché. Adesso vediamo il come è stata messa in pratica questa condanna a morte, perché l'avanzata tedesca fu qualcosa di fulmineo, spietato, implacabile. Diamo un'occhiata a questa cronologia, perché la velocità degli eventi è davvero impressionante. Si parte il 22 giugno del 1941, con l'inizio dell'operazione Barbarossa. Appena 2 settimane dopo, il 9 luglio, i tedeschi a soli 350 km. Il 16 agosto la linea difensiva sovietica crolla. Il 30 agosto, un giorno chiave, viene tagliato l'ultimo collegamento ferroviario. L'ultimo treno ha lasciato la città. E poi l'8 settembre, ecco l'anello di ferro si chiude definitivamente. In meno di 3 mesi Leningrado è diventata una trappola mortale e una volta chiusa la trappola, dentro inizia l'agonia. Perché la storia dell'assedio di Leningrado è prima e di ogni altra cosa la storia di una fame che noi oggi facciamo fatica persino a immaginare. 125 grammi, questo numero più di ogni altro è diventato il simbolo di tutta quella sofferenza. Pensateci, nel culmine della carestia, durante quel terribile gelido inverno tra il 41 e il 42, questa era la razione di pane giornaliera per un civile. E non parliamo di pane come lo intendiamo noi, spesso era un impasto, praticamente qualsiasi cosa potesse dare un minimo di volume, non di nutrimento. Vedete, una tragedia così grande è fatta di milioni di tragedie personali e questa è davvero una delle più toccanti. È una pagina del diario di una bambina, si chiama Tania, con la sua calligrafia infantile ha annotato una dopo l'altra la morte di ogni singolo membro della sua famiglia. Jenny è morta, la nonna è morta, Lech è morto. Una litania terribile che si conclude con queste 3 parole: sono tutti morti. E poi l'ultima devastante frase che chiude il diario: è rimasta solo Tania. Purtroppo neanche lei sopravvisse, ma il suo piccolo quaderno sì, e divenne una delle prove più schiaccianti, più umane presentate al processo di Norimberga.
un testamento silenzioso ma potentissimo di quello che fu un vero e proprio genocidio. E il bilancio finale è qualcosa che fa venire i brividi. Oltre 1 milione di civili persero la vita e la maggior parte, ricordiamolo, morì di fame e di freddo. Questo non fu una battaglia, fu uno sterminio freddo e calcolato, la più grande catastrofe demografica che una singola città abbia mai subito in tutta la storia. Eppure, e questo è incredibile, di fronte al piano di annientamento totale, Leningrado non si è arresa, anzi la sua risposta è stata straordinaria. Una resistenza combattuta su 2 fronti contemporaneamente, quello militare certo, ma anche quello dello spirito. Vediamole queste 2 facce della resistenza. Da un lato le imprese puramente militari e logistiche. C'era la famosa strada della vita, un corridoio vitale tracciato sul ghiaccio che permetteva di far arrivare qualche rifornimento e di evacuare i civili che nel 1943 riuscì finalmente a rompere, almeno in parte, l'assedio. Ma dall'altro lato, e forse questo è il lato più sorprendente, c'era la resistenza culturale. Immaginatevi il metronomo di Radio Leningrado, il cui battito veniva trasmesso per tutta la città, un suono costante che simboleggiava il cuore di Leningrado che si rifiutava di smettere di battere. E poi ci fu un evento musicale che è entrato direttamente nella leggenda. E parliamo proprio di questo evento perché la storia della settima sinfonia di Shostakovich, la Leningrado, è semplicemente incredibile. Il compositore Dmitri Shostakovich scrisse parte dell'opera mentre era in servizio sui tetti come vigile del fuoco tra un bombardamento e l'altro. La partitura, una volta finita, fu consegnata in città da un aereo che riuscì a rompere l'accerchiamento sotto il fuoco nemico e l'orchestra, era composta da appena 15 musicisti sopravvissuti alla fame, talmente pochi che altri soldati musicisti furono richiamati dal fronte apposta per suonare. Ma il capolavoro fu la performance. La sinfonia venne trasmessa tramite altoparlanti a tutto volume verso le linee tedesche. L'impatto fu psicologicamente devastante. Anni dopo, un ex soldato tedesco confessò: fu allora, sentendo quella musica, che ci rendemmo conto che avremmo perso la guerra. Incredibile. L'arte che diventa un'arma. Alla fine la liberazione arrivò, l'assedio finì, ma il suo ricordo, come potete immaginare, è rimasto inciso per sempre nella pietra e nell'anima di quella città. La data da ricordare è il 27 gennaio 1944. Quel giorno, dopo 872 giorni di inferno, l'assedio fu spezzato definitivamente. L'Armata Rossa riuscì a respingere le forze tedesche e a liberare la città, ponendo fine a un incubo durato quasi 3 anni. E oggi quella memoria è custodita in luoghi solenni che chiunque visiti San Pietroburgo può vedere. C'è il cimitero monumentale dove quasi 500.000 di vittime riposa in enormi fossi comuni. C'è il monumento agli eroici difensori, un obelisco imponente circondato da fiammelle, una per ogni giorno d'assedio. E c'è il titolo conferito nel 1945 di città eroina. Tutto questo per ubbidire a un monito, quello della poetessa Olga Bergholz, che è diventato il motto della città: nessuno dimentichi, nulla sia dimenticato.